DAZN allora ha lanciato questa nuova offerta My Club Pass, un'idea addirittura rivoluzionaria che offre un abbonamento con cui seguire tutte le partite di una sola squadra, la tua squadra del cuore sostanzialmente. È una chiara strategia di marketing piuttosto improvvisata, considerando che mancano pochissimi giorni al via del campionato, una strategia che però dal mio punto di vista sa un po' di presa in giro, ragazzi, diciamolo chiaramente, per non dire anche di peggio. Ho ascoltato tanti altri youtuber che ne hanno parlato con titoloni anche molto, molto arrabbiati. Devo dire che nessuno degli youtuber che ho ascoltato ha sottolineato una cosa molto importante su questo abbonamento ed evidentemente nessuno di questi youtuber ha scaricato il nostro file sugli abbonamenti TV. E allora, amiche e amici interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui vi porto un aggiornamento dell'ultimissima ora con il nostro file sugli abbonamenti TV, quello che vi porto ogni anno che ormai conoscete. Lo avevo già pubblicato qualche settimana fa, adesso abbiamo aggiunto queste novità, lo trovate al link qui sotto in descrizione, gratis, lo potete scaricare, condividere con chiunque, lo trovate qui sotto, quindi siccome è un lavorone per noi molto importante e molto pesante, se vi va di supportarci vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così ci ringraziate per questo lavorone e continuate a far crescere il nostro progetto. Tra poco il file ve lo condivido di nuovo con le novità, c'è anche una cosa su Sky da dire, vi invito a prestare attenzione ad una cosa su Sky. Prima però parliamo di questo DAZN My Club Pass, l'abbonamento per seguire tutte le partite dell'Inter, chiaramente solo di campionato, anche qui sempre attenzione perché DAZN trasmette solo la Serie A. Sul sito ufficiale di DAZN troviamo come funziona il DAZN My Club Pass. Quando attivate l'abbonamento scegliete una squadra e di quella squadra vi farà guardare tutte le 38 partite stagionali. Dopodiché è un abbonamento che vi permette di guardare le partite su 2 dispositivi, ma su una sola rete internet, quindi dovete essere entrambi dentro la stessa casa sostanzialmente per guardare, le partite su 2 dispositivi contemporaneamente, per cui non è condivisibile e sapete a cosa mi riferisco, ma non ve l'ho detto. Ehm, Offerta attiva dal 18 al 31 agosto, quindi da settembre non sarà più attiva, vediamo a meno di proroghe eccetera. E arriviamo a quanto costa, soprattutto, che è il tema che sta facendo discutere tantissimo. Il piano annuale, quindi che pago tutto subito e poi l'abbonamento durerà 12 mesi, costa 329 euro, quindi pago immediatamente 329 euro e poi vedo le partite per 12 mesi, equivale a 27,42 euro al mese. C'è un'altra soluzione invece alternativa che prevede 12 rate mensili da 29,99 €. Qui avete un vincolo per cui se pagate 29,99 € al mese lo dovete fare per forza obbligatoriamente per 12 mesi. Sono offerte convenienti? Se ascoltate le pubblicità chiaramente ve lo impacchettano molto bene, ma ragazzi, come dicevo, spoiler, no, non sono convenienti o almeno sanno francamente un po' di presa in giro, perché vi porto al nostro file degli abbonamenti TV che, ripeto, potete scaricare gratis al link qui sotto. Trovate come sempre la tabella riepilogativa dove trovate ogni emittente, ogni broadcaster che cosa trasmette, così vi fate i vostri conteggi, i vostri calcoli. Trovate tutte le novità, abbiamo aggiunto anche questa di DAZN My Club Pass. Trovate poi tutti i pacchetti per chi attiva dei nuovi abbonamenti, ma questo ve l'ho già spiegato nel video di qualche settimana fa che potete andare a recuperare. Perché sembra un po' una presa in giro? Partiamo dal My Club Pass annuale, quello da 329 euro che pago subito. Ecco ragazzi, se io pago subito 329 euro, risparmio solo 30 euro rispetto all'abbonamento base di DAZN sempre annuale. Cioè DAZN ti mette a disposizione un abbonamento che se tu paghi 359 euro subito hai 12 mesi di abbonamento, ma con cui ti guardi tutte le partite, non solo quelle di una singola squadra. Quindi la differenza tra il DAZN Full, che l'anno scorso si chiamava Standard, e hanno cambiato nome, hanno aggiunto altri due pacchetti che sono un po' un equivoco e mettono ulteriore confusione, ma ve l'ho già spiegato in un altro contenuto. Ecco, la differenza tra questo DAZN Full e il My Club Pass annuale è di soli 30 euro in un anno, ragazzi. Cioè, sono soldi, comunque, non mi permetto di giudicare, nel senso che magari 30 euro comunque è sempre bene risparmiarli, se posso risparmiarli è sempre meglio risparmiarli, però se sono davvero così malato di Inter che mi voglio guardare tutte le partite e non me ne perdo nemmeno una, ecco che se devo pagare 329 euro subito, con 30 euro in più ce li metto subito e me li spalmo su un anno, e mi posso guardare anche i Milan-Juve, i Napoli-Roma, cioè che faccio, non me li guardo? Qui con un abbonamento normale, lo ripeto, che mi costa 30 euro di più,
mi permette di guardare 5-6 partite a weekend, volendo. Se io mi volessi guardare 5-6 partite, anche di più, in un weekend me le guardo, invece così con 30 € di meno me ne guardo soltanto una. È una disparità piuttosto evidente, soprattutto scherzavamo con il nostro Simone anche all'interno del club di Passione Inter, soprattutto in Italia dove dai, ammettiamolo, ci piace gufare, no? Ci piace gufare e che faccio? Non me lo guardo il Napoli alla Juventus sperando che perda. Ecco, mi sembra mi sembra in parte una scelta anche un po' populista in realtà, perché ci sono stati tanti tifosi che anche provocatoriamente negli anni scorsi e non solo hanno scritto, alcuni magari anche in modo sincero, però secondo me tanti erano un po' provocatori nel dire voglio pagare solo le partite che mi interessano e mi interessano solo le partite dell'Inter. E allora DAZN ha raccolto un po' questo sentiment generale, ti ha creato questo pacchetto e ti dice toh, beccati questo, l'offerta che mi chiedevi, però allo stesso tempo mi dice anche se arrivi a spendere 329 € ti conviene fare l'altra offerta e mi dai 30 € di più. Nel marketing questa è una cosa che si fa spesso, metti due prodotti con prezzi vicini, quello col prezzo più alto è molto più vantaggioso dell'altro e allora ti spingo a comprare quello che costa di più, così tu hai in testa l'idea che magari hai risparmiato, comunque con un prezzo superiore hai avuto molto di più, allo stesso tempo in realtà io azienda ti ho fatto spendere di più. È una cosa che nel marketing si fa, solo che magari queste offerte le fai da subito, cioè fin dall'inizio ci sono queste due proposte una accanto all'altra. Questa invece è un'offerta che nasce a ridosso del campionato, sembra un po' appunto una presa in giro. Se proprio vuoi fare una cosa per i tifosi, ne stavamo parlando anche questo in una chiamata qualche tempo fa del club, il futuro per me è più legato ai canali tematici, è più legato alle community. Ecco, secondo me sono il futuro anche per quanto riguarda i grandi broadcaster televisivi. E quindi magari che dentro DAZN ci possano essere delle cronache anche fatte da interisti, per esempio quando seguo le partite dell'Inter, anzi, se DAZN vuole dare un bel po' di soldi a noi di Passione Inter, che già facciamo numeri enormi sulle partite, contattateci e ne parliamo. Però voglio spezzare una lancia a favore di DAZN su questo, perché come dicevo non mi pare di aver sentito altri youtuber sottolineare questa cosa, perché effettivamente questa offerta sul piano annuale sembra un po' una piccola, sembra un po' una presa in giro effettivamente, come stavo dicendo. Però attenzione all'altra proposta, perché c'è un risparmio superiore se paragoniamo l'altra soluzione, cioè quella del pagamento mensile. Vi ricondivido il file, lo andiamo a riprendere, eccolo qua. Quella del pagamento mensile vincolato per 12 mesi ti costringe a pagare 12 mesi 29,99 € al mese, annualmente ti viene a costare 359,88 €. Nella versione DAZN Full invece, con l'abbonamento mensile fisso e vincolato per 12 mesi, l'abbonamento costa 34,99 € al mese, per un totale di 419 € all'anno. Ciò significa che se decido di seguire solo l'Inter, con questa formula pago 29,99, se decido di seguire tutte le partite mi costa 5 € in più al mese e quindi in totale una sessantina di euro, 60 € in più all'anno. E già qui il risparmio rispetto ai 30 € di là è più significativo, per cui ecco già di fronte a questa soluzione mensile, magari con quei 5 € ci pagate un altro abbonamento che vi serve, per esempio, al mese. Per cui questa cosa magari valutatela. Ehm, per quanto riguarda poi il numero di partite, comunque continuo a dire che almeno per quanto mi riguarda non è conveniente comunque questa proposta, visto quante partite guardo io, però ecco per chi davvero guarda solo l'Inter 60 € risparmiati magari che non li regali a DAZN potrebbero anche essere una soluzione interessante, anche se devo anche dire come ultima cosa che nei 12 mesi che sei vincolato, ecco, ad avere come abbonamento ci sono anche i mesi di giugno e luglio in cui non ci saranno partite, quindi fate un po' anche questo calcolo, magari anche con le formule in abbonamento mensile senza vincoli che però costano decisamente di più, 44,99 l'abbonamento senza vincoli mensile, almeno per il momento, salvo novità. Restano valide per chiudere sul file, quindi anche queste combinazioni che vi ho presentato sotto, la soluzione 1, 2, 3 che trovate tutte qui sotto con le varie proposte, soluzioni che quindi vi permettono alcune di stare anche sotto i 60 € al mese con qualche combinazione particolare. Se poi trovate anche il modo legale, sottolineo legale, di condividere questi abbonamenti, magari risparmiate anche qualcosina, io però non vi ho detto nulla, leggete bene il file, leggete bene tutti i dettagli. Ho letto
Tanti commenti in queste ore sul paragone con l'estero, con i costi all'estero, dove dicono tutti all'estero costa di meno, soprattutto in Francia. Ci sono un paio di cose da dire su questa cosa. Intanto che sono andato a fare una ricerca veloce per capire quanto costano gli abbonamenti nelle altre nazioni. Se vivete all'estero, se c'è qualcuno che mi segue che vive all'estero, datemi un po' anche i vostri feedback. Allora, secondo me non si può fare il paragone: in Francia guardare la Serie A costa X, in Germania guardare la Serie A costa X, negli Stati Uniti costa questo, perché è chiaro che è un mercato differente. È ovvio che negli Stati Uniti o in Francia ci sono meno persone interessate alla Serie A. Quindi io ho ricercato quanto costa in ogni nazione dei top campionati guardare le partite delle squadre di vertice di quel campionato. Per esempio in Premier League, dai calcoli che ho fatto, un tifoso del Liverpool per guardare tutte le partite del Liverpool, coppe, campionato, Champions, eccetera, spende un centinaio di euro al mese, circa. Sui 92 sterline, qualcosa in più, un centinaio di euro al mese. In Spagna, per seguire la Liga, per seguire quindi una top squadra di Liga, mi risulta anche qua attorno ai 70 euro circa al mese, come spesa media. In Francia sta girando molto in questo momento anche una nuova offerta di DAZN che ha abbassato addirittura a 14,99 € dopo 3 mesi a 9,99. Specifica importante da fare: DAZN intanto in Francia c'è stato un caos coi diritti televisivi, non c'erano abbonati, stava saltando tutto il banco anche del campionato francese l'anno scorso. Comunque DAZN riguarda il campionato. Se vuoi guardare tutte le partite, anche le competizioni europee, eccetera, da quello che ho visto comunque una quarantina di euro almeno si spende anche in Francia. In Germania per Bundesliga e tutte le coppe, se tifi il Bayern Monaco per esempio, stiamo in un range tra i 70 e i 100 euro al mese. Poi chiaramente in Italia, come detto, sui 55-60 si può riuscire a star dentro come con le combinazioni che vi ho portato. Chiaramente adesso ci sarà anche la differenza di potere di acquisto, mi metterete sul tavolo e va bene, però ecco, volevo portarvi un po' anche questo specchietto e questo paragone. Ultima cosa su Sky: attenzione ad un'offerta che sta circolando molto in questo momento, me l'avete condivisa su Instagram alcuni utenti e vi ringrazio, saluto Raffaele in particolare che mi ha scritto. Sky Calcio la stanno promuovendo tanto, anche sui siti calcistici compaiono i banner, eccetera. Sky Calcio a 12,90 € al mese, ve lo condivido, l'ho messo anche qua. È un'offerta che è in corso attualmente, credo fino al 31 agosto, solo online, è valida solo online anche per chi è già abbonato, quindi magari se avete già Sky Calcio date un'occhiata se potete abbassare il costo con questa offerta nuova. Però attenzione, perché Sky Calcio ai fini del nostro obiettivo, cioè di guardare tutte le partite dell'Inter, non è utile, perché su Sky Calcio non c'è la Champions League sostanzialmente, ci sono solo 3 match in co-esclusiva. Ve lo segnalo perché magari uno dice: "Ah, Sky Calcio, c'è scritto calcio, così mi guardo tutte le partite con l'abbonamento che costa 12,90 €." Invece no, nel senso che, è per me anche superfluo come pacchetto, nel momento in cui avete DAZN o magari avete Sky Sport, per esempio, combinazione avete tutte le partite. Fatemi sapere se sono stato chiaro. Ditemi la vostra, se mi è sfuggito qualcosa su questa offerta di DAZN che francamente non mi torna, e non mi convince molto. Scaricate il file qui sotto, mi raccomando, è gratis, così potete avere accesso a tutte quelle combinazioni che vi ho portato qua. Se vi piacciono questi contenuti e li trovate utili, potete supportare il nostro progetto anche con il club di Passione Inter su www.passioneinter.club, anche quello, il link lo trovate qui sotto. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.